Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul mio canale, torno con un video tutorial. Oggi vi voglio parlare del protest. Bene, si fa tanto parlare di questo protest. Che cos'è? Il protest è una segnalazione che un giocatore può mandare ai marshal di iRacing perché pensa di aver subito un torto. Vediamo un po' quali sono, diciamo, le occasioni, o meglio, le opportune segnalazioni da fare per evitare di, uno, mandare delle segnalazioni che non vengono prese in considerazione, due, invece di stimolare, perlomeno da parte mia, di stimolare i giocatori che ricevono una violazione del codice di comportamento di iRacing di mandare la segnalazione. Questo secondo me è utile perché la comunità ne può solo giovare se le persone scorrette vengono sanzionate o addirittura isolate o bannate. Quindi prima di procedere, poi vi farò vedere nel video esattamente qual è la procedura da seguire per poter fare un protest. Vi dico subito che la cosa che i marshal prendono in considerazione sono gli incidenti provocati volontariamente, ovvero qualcuno che vi viene addosso in maniera deliberata e senza ombra di dubbio. Quindi vi esorto a segnalare assolutamente questo tipo di comportamento da parte degli altri giocatori, ma allo stesso tempo vi dico anche che l'incidente di gara non viene praticamente mai preso in considerazione dagli assistenti di iRacing. È molto difficile e sarebbe davvero molto complicato, un lavoro veramente pazzesco da parte dei marshal poter diciamo monitorare tutte le gare che vengono durante le season, durante le settimane e tutti i giorni, e quindi la cosa alla quale loro ci tengono di più è che il giocatore si comporti bene e che non vada, che ne so, contromano o piuttosto appunto vada a sbattere deliberatamente per rovinare la gara a qualcuno. Quindi se parliamo di un incidente di gara, che può essere anche una staccata sbagliata di uno che arriva a ruote bloccate e vi rovina la corsa, questa roba non è una cosa alla quale loro ci fanno tanto caso e non è comunque contemplata nelle 5 opzioni che iRacing vi dà per scegliere una eventuale scorrettezza che avete ricevuto. Diversamente, forse questo è il caso più eclatante, se voi doveste subire un tamponamento o una manovra deliberata proprio in maniera molto manifesta nei vostri confronti, a questo punto il servizio di iRacing vi cerca di tutelare voi e la comunità, mandando poi una segnalazione all'utente che ha commesso questa scorrettezza, e se queste segnalazioni si accumulano, le sanzioni vanno oltre una segnalazione, ma vanno addirittura a bannare per un periodo di tempo il giocatore o addirittura fargli cancellare l'account. Bene, prima di procedere alla guida su come si fa il protest, andiamo ad analizzare quali sono i 5 casi nei quali è possibile rivolgersi ad iRacing per fare una protesta. Il primo articolo, sinceramente ve lo confesso, non l'ho capito molto bene, ed è descritto come competition issue, ovvero un problema, un guaio alla competizione. Nella descrizione che trovate in inglese, forse anche perché io l'inglese non sono tanto bravo a tradurlo, parla di correttezza da parte di iRacing, del programma, della comunità, non si capisce molto bene. Quello che io credo che loro vogliono dire è se qualcuno secondo voi ha manomesso il programma per avere un beneficio, che tradotto in soldoni è se qualcuno secondo voi ha cheatato e ha una macchina che va più forte di quello che dovrebbe andare. Onestamente io non ho notizia di qualcuno che è riuscito a cheatare, può darsi che esistano, io non ne sono sicuro, c'è un sistema di anti-cheat che è piuttosto valido, però io credo che questo, il primo articolo parli proprio di questo. Il secondo articolo si chiama Voice and Text Chat, ovvero quello che può accadere all'interno della chat vocale e scritta durante una competizione, perché nelle gare di racing oltre alla chat scritta è possibile anche la chat vocale. È chiaro che la chat vocale non permette una grande possibilità di produrre delle prove per aver subito magari un insulto o qualcosa del genere, mentre la chat scritta, se voi ricevete un insulto o qualcosa di praticamente sconveniente, è molto più facile fare uno screenshot o anche magari col telefonino fare la foto diciamo della frase o dell'insulto che vi è stato rivolto, e in questo caso è possibile fare il protest.
Allora, il terzo articolo è Forum Violation e diciamo che c'è una piccola postilla che riguarda anche i messaggi privati, quindi non si parla solo di quello che uno nel forum può dirvi in pubblico e qualcosa di maleducato, diciamo così, ma anche qualcuno che si rivolge a voi in maniera privata non può permettersi di dire tutto quello che vuole perché gli altri non lo vedono. Quindi nel caso voi riceviate dei messaggi in forma privata che vi hanno offeso o comunque insultato, anche questa è l'articolo numero 3 che vi permette di fare questo tipo di segnalazione ad iRacing. Arriviamo al quarto punto, che è quello che forse ci riguarda più da vicino, anche se io mi auguro che nessuno di voi subisca mai un intentional wrecking, che è esattamente la descrizione dell'articolo numero 4. Cosa vuol dire? Vuol dire spaccarvi la macchina intenzionalmente, ovvero la cosa alla quale mi riferivo prima, c'è qualcuno che deliberatamente a un certo punto decide di venirvi addosso così, andando a 1000 all'ora mentre voi fate una curva a 80 all'ora. Ecco, cose di questo genere sono assolutamente consigliabili da segnalare, sono le cose alle quali quelli di racing tengono di più e quindi sono le cose alle quali quelli di racing faranno più conto per la vostra segnalazione. Siamo alla ultima regola che si chiama blocking. Il blocking è qualcuno che fa di tutto per non farvi passare. Non parlo di un semplice cambio di traiettoria, parlo proprio di un'azione intenzionale a tagliarvi la strada o a mettersi davanti a voi, frenare o magari fare di tutto per fare in modo che voi o non passiate o andiate fuori pista. Quindi questa qua è la quinta e ultima regola, l'articolo che permette al giocatore di fare un protest, quindi se subite una cosa del genere, anche questa è possibile segnalarla e il giocatore che ha fatto questo tipo di manovra riceverà un avviso e a fronte di tanti avvisi verrà poi presa qualche altra diciamo, decisione disciplinare nei suoi confronti. Bene, ora che vi ho spiegato quali sono le possibilità e perché fare il protest, ora vi faccio vedere a video esattamente il tipo di procedura che bisogna seguire per poter inviare una segnalazione ad iRacing. Eccoci quindi nella schermata principale di iRacing. Prima ancora di cominciare, voglio dirvi una cosa importante che mi ero dimenticato di dirvi nel video introduttivo: è fondamentale aver salvato il replay della gara in questione. Quindi ricordatevi sempre di salvare il replay prima di uscire dalla gara, altrimenti senza replay il protest non si può fare e quindi eventualmente l'unico modo per avere un replay è provare a chiedere a uno dei concorrenti, immagino non quello che volete protestare, se vi può passare il suo nel caso che lui l'abbia salvato. Quindi assolutamente consigliabile salvare il proprio replay e una volta salvato il replay andare sulla schermata dei replay. La schermata dei replay si trova in una tendina che è sotto Result and Stats, come vedete qua. Cliccate su replay, si apre la pagina dei replay. In questo caso io sceglierò questo replay, che è un replay di una gara che ho fatto qualche giorno fa e quindi prenderò questo ad esempio. Ora carico il replay e vi faccio vedere. Bene, una volta caricato il replay non vi rimane altro che cercare il punto dell'incidente che avete subito. Non è importante registrare tutto il giro, ma solo far partire il replay qualche secondo prima. In questo caso ho scelto questa macchina celeste che commette un errore e purtroppo la macchina che lo segue lo colpirà. Ovviamente non è una azione da protest perché non c'è niente di intenzionale, ma supponiamo che lo sia, anche solo per fare l'esempio, per poter dire a voi come selezionare e salvare la parte di replay importante, che è quella che dovete poi spedire ad iRacing. A questo punto io ho messo in pausa qualche secondo prima che l'incidente avvenga, schiacciate la forbice, mandate in play il replay, tra poco questo concorrente perderà il controllo della vettura e il concorrente che lo segue non potrà evitare l'incidente. Eccolo qua, PEM, che gli va addosso e qui il concorrente ha subito sicuramente un piccolo danno. Ora l'episodio è finito, basta che mettiate in pausa e schiacciate l'icona sulla destra che raffigura un dischetto da 3,5, roba veramente da altri tempi che magari non tutti di voi per fortuna conoscono perché sono giovani. Schiacciate qua, avete la possibilità di chiamare il replay come volete, lo potete chiamare Pippo Pluto oppure Protest.
A questo punto fate save. Una volta che è salvato, come vedete, avete la conferma che è stata salvata l'area che vi interessa, fate ok, uscite da iRacing e siete pronti per spedire il vostro file. Una volta salvato il file, dovete ritornare sulla pagina del risultato della vostra gara e i sistemi per arrivarci sono due: o ci arrivate tramite sempre il replay, come vi ho fatto vedere prima, perché ecco qua la icona rossa dei risultati, oppure ci si può arrivare anche tramite il proprio account su My Profile. Cliccate su My Profile. Una volta che la pagina si è caricata, nella parte sottostante vengono visualizzate le ultime 10 gare che avete fatto. Quindi prendiamo l'ultima gara che avete fatto e selezioniamo questa iconcina piccola con la R rossa che sta per risultati, e si aprirà un'altra finestra. Eccola qua, questi sono i risultati della gara e sopra la classifica, dove ci sono anche tutti i concorrenti, ci sono diversi collegamenti ipertestuali che portano a delle statistiche o comunque dei dati di gara. L'ultimo collegamento ipertestuale è file protest. Una volta aperta la finestra del file protest, il sistema vi chiederà automaticamente che tipo di segnalazione volete fare. Aprendo la tendina vedrete le 5 voci selezionabili, che sono quelle che vi dicevo in apertura del video. In questo caso noi scegliamo la quarta, dove è Retaliation or Intentional Wrecking. Una volta selezionata il tipo di violazione, dovete selezionare il giocatore e lui in automatico vi dà tutta la lista dei partecipanti alla gara. Il giocatore, dicevo, che è stato autore della scorrettezza che avete subito. Io ora per una questione di correttezza, anche se si tratta di un esempio, non voglio scegliere nessuno di questi giocatori, sceglierò me stesso. Però ovviamente voi sceglierete il nome del personaggio che vi ha distrutto la gara, o perlomeno che ritenete che sia stato colpevole di questo. Qua scrivete una piccola descrizione dell'incidente, che potete scrivere anche solo intentional wrecking come è stato scritto qua sopra. Io non ho voglia di scriverlo perché non ho voglia di fare brutta figura e magari incespicarmi con l'inglese, e quindi faccio un bel copia e incolla così e intentional wrecking, via. E poi a un certo punto fate scegli file. A questo punto vi si aprirà una finestra dove navigare. Nel mio caso io avevo già predisposto la finestra del replay. Nel caso il replay si trova nella cartella del vostro PC all'interno di documenti iRacing Replay. Il nostro file si chiama Protest, come vedete è molto molto piccolo, parliamo di 4 mega, quindi ampiamente al di sotto del massimo consentito. Doppio clic ed ecco qua che avete la conferma che il vostro replay è stato correttamente caricato. A questo punto non vi rimane altro che schiacciare il pulsante blu dove c'è scritto Submit Protest, cosa che io eviterò di fare per evitare che questi dicono questo è impazzito che manda un protest su se stesso. Bene, io credo che ora vi ho proprio detto tutto, anzi mi sono dimenticato di dirvi una cosa: una volta che avete spedito il protest, indipendentemente se iRacing prende o no dei provvedimenti nei confronti del giocatore protestato, a voi non vi verrà comunicata nessuna decisione, ovvero non vi verrà detto se questo giocatore è stato perdonato oppure è stato, diciamo, eh, ora non mi viene la parola, se è stato, diciamo, in qualche modo ammonito o ha ricevuto una sanzione più pesante, tipo il ban per qualche giorno o per qualche settimana. Bene, detto questo, spero di essere stato utile a qualcuno di voi che non sapeva come farlo. Io ovviamente mi auguro che nessuno di voi sia costretto a ricorrere a questo tipo di azione, però è anche possibile farlo nel caso vi capiti. Come dicevo, è assolutamente consigliato farlo quando c'è qualcuno che è veramente molto molto scorretto, però allo stesso tempo vi auguro buone gare, di divertirvi, e ci vediamo al prossimo video se volete. Ciao a tutti!